Benvenuti su Voce Strumento Interiore, siamo sempre al capitolo 4 e stiamo sempre parlando di respirazione. Gli errori più comuni. Qualcuno l'abbiamo già detto: se noi immaginiamo di respirare alzando il torace, noi alzeremo anche le spalle e, come sentite, io ho proprio l'aria sotto le corde, ho un eccesso di pressione sottoglottica. È anche sbagliato non aprire il torace quando si respira, perché comunque il torace, quando non è aperto e lo sterno non è in avanti, abbiamo già visto nella postura Alexander qualcosina nel video in cui si parla di postura Alexander, vedremo meglio che se il torace si chiude sprofonda in basso verso il bacino, quindi che cosa fa? Blocca il diaframma in basso e non lo fa agire. Infatti io sto cercando di parlare così ed è molto difficoltoso. Abbiamo quindi visto l'esercizio precedente che diceva di partire da un 75, 70, 80% di fiato. Non dovete essere troppo carichi, non dovete gonfiare troppo perché altrimenti alla voce succede questo, non dovete prendere troppo poco se no la voce è ariosa. Abbiamo visto che in realtà andate a respirare così, con la quantità d'aria dell'esercizio 100-80%, oppure l'arresto costale, la respirazione che vi viene se voi vi muovete sul posto. Questa quindi è la quantità d'aria. Non bisogna non solo esagerare quando la si prende, non bisogna neanche esagerare quando si tiene l'arresto costale e si cerca di arrivare fino al fondo di una frase senza riprendere aria, perché altrimenti è questa cosa che succede. Se andiamo a scavare troppo all'interno, se facciamo risalire troppo il diaframma, di nuovo abbiamo una pressione sottoglottica eccessiva e abbiamo quindi una voce di nuovo così ingolata. Per cui vi consigliamo di non aspettare che i polmoni siano completamente vuoti. Quando sentite che state finendo l'aria e siete lì per finirla, fate una seconda inalazione, fate una seconda presa d'aria. Vedremo, poi nel dettaglio ne parleremo molto accuratamente di apnea, perché l'apnea non dovete pensare che sia qualcosa di questo tipo, non è una cosa forzata l'apnea, è un'apnea anche quella che fate quando mandate le labbra a contatto e state parlando con qualcuno. Quindi se io in questo momento sto parlando con qualcuno e mando le labbra a contatto, in realtà sto generando un'apnea. L'apnea che cos'è? Non è inspirazione e non è espirazione, è un freeze, cioè è un congelamento della fase respiratoria. In realtà è quello che fate quando dovete riprendere fiato, perché nessuno riprende fiato così, altrimenti stareste respirando dalla bocca. Quindi, ad esempio, mentre state finendo l'aria, poco prima di riprenderla, per istinto solitamente mandate le labbra a contatto. Se non l'avete per istinto, o se lo fate e non ne avete mai preso coscienza, incominciate a prendere coscienza di che cos'è l'apnea. Finita la fase espiratoria, quando state finendo l'aria, quindi non aspettate di essere completamente scariche, altrimenti l'addome rientra troppo, altrimenti il costato rischia di richiudersi. Quando sentite che state praticamente finendo l'aria, cosa che mi sta per succedere esattamente adesso, io ho fatto un'apnea mandando le labbra a contatto e subito dopo ho rifatto la respirazione simultanea. L'apnea non è soltanto qualcosa che accade alla fine, quando noi stiamo finendo l'aria e prima di riprendere con la respirazione simultanea l'aria, noi poco prima facciamo un'apnea. Vedremo più avanti che l'apnea è molto importante, ci aiuta a risparmiare fiato e quindi poter arrivare alla fine di una frase cantata gestendo l'aria in maniera ottimale, ma queste situazioni in cui l'apnea non si trova a fine emissione, poco prima della presa d'aria successiva, le vedremo più avanti.